Ciao a tutti ragazzi, sono in un pullman notturno e tra circa 17 ore arriverò al Laos, la terza tappa del mio lunghissimo viaggio in Sud Asia. E Laos a me è una nazione completamente sconosciuta, quindi continuate a guardare per vedere le sue bellezze naturali. Buonanotte a tutti quanti. Exactly my birthday, which date and which month. A Luang Prabang una delle cerimonie più iconiche e significative è il Sai Bat, ossia centinaia e centinaia di monaci con le loro tuniche arancioni ogni mattina camminano le strade dei templi prendendo offerte dagli stranieri o dalle persone locali in devozione come atti di generosità e rispetto, nonché un modo per accumulare meriti spirituali. Veramente affascinante vedere centinaia di monaci tutti in fila che camminano per raccogliere queste offerte. Questa è una cosa alla quale non avevo mai partecipato prima. Dire svegliarmi all'alba a quest'ora ne valsa veramente la pena. Attraverso un ingresso nascosto in uno dei villaggi locali mi dirigo in uno dei posti spiritualmente più significativi del Laos. Per raggiungerlo sto salendo su questa imbarcazione e attraverso il fiume Mekong un'ora e mezza di navigazione e arriverò in questo luogo veramente importante per le persone del posto. Arrivato lì vi racconterò un po' la storia e perché ha tutta questa importanza. Il paesaggio è bellissimo. Non essendoci un vero e proprio porticciolo, bisogna passare di barca in barca per raggiungere il mezzo che poi ci porterà direttamente verso il luogo. Andiamo. In uno dei punti più interessanti di Laos, lungo il tragitto mi sono fermato in un villaggio locale. La cosa particolarissima di questo villaggio è che producono un tipo di whisky che è unico, ossia il whisky prodotto dal riso. Si fa fermentare il riso con il lievito in alcune botti che poi vengono coperte per circa 15 giorni. Dopodiché il liquido che si viene a creare, che è mezzo liquido e mezzo denso, si inserisce all'interno di questo bidone e sopra al bidone si mette una cesta contenente dell'acqua. Qui riusciamo a vedere l'acqua che esce. Quest'acqua serve solo per mantenere la temperatura costante, così con la condensa tutte le goccioline di alcol salgono sopra e quello che viene fuori dal tubo qua è puro alcol. Quindi fondamentalmente si riempie il bicchierino, si mette un po' di whisky di riso e si assaggia. Non me l'aspettavo fossi così forte. Ha circa il 55% di alcol, quindi è veramente forte, però il sapore è unico, che ti lascia quel retrogusto di riso in bocca che è eccezionale. Dai, rimettiamoci in barca e continuiamo il nostro tour. Le grotte di Pa Chou, a breve distanza da Luang Prabang, sono il tesoro spirituale del Laos.
raggiungibili tramite la navigazione del fiume Mekong con un'imbarcazione locale. All'interno troviamo più di 5.000 statuette del Buddha, lasciate dai fedeli nel corso dei secoli. Le statuette sono di grandezze diverse e di materiali diversi, alcune addirittura contano più di 100 anni. Godiamoci la navigazione e arriviamo verso quest'altro spettacolo della natura. Sto passando dalla grotta di Tam Tin alla grotta di Tam Ton, o anche chiamate la grotta bassa e la grotta alta. È veramente bellissimo questo posto, come all'interno di queste grotte, con una vista fantastica sul Mekong River, ci sono tutte queste statuette di Buddha. Saliamo sopra attraverso questi cunicoli stretti e bassi e vediamo quello che mi aspetta. Ho lasciato la barca e mi sono fermato sulle rive del Mekong per dirigermi in un villaggio locale dove ci sarà un piccolo ristorante. Non so se le famiglie del posto sanno il paradiso in cui vivono, perché il paesaggio da qui con tutte queste montagne è veramente come se stessi in un film, mi sembra quasi finto, artefatto, non mi sembra vero. Laos è una nazione del sud-est asiatico e con i suoi 8 milioni di abitanti è una delle nazioni meno conosciute della zona. Infatti, se volete un luogo dove ammirare la natura selvaggia, questi fiumi verdi, le cascate, queste montagne che regnano maestose sul paesaggio, vi consiglio di venire qua, lontanissimo dal turismo di massa. Laos è una delle perle delle nazioni asiatiche. Inizierò questa mia avventura da Luang Prabang. From the countryside, so my parents, they did not have chance to study, so they don't follow the calendar, so they don't know my birthday. I never celebrate my birthday, so I think I am around 23 and 24 years old that year, but I don't know exactly my birthday, which date and which month. So when I went to school, when I was a little kid, and my teacher told me I have to choose a date of birth, and then I just pick one date and 1 month. In questo momento sono entrato in questa struttura che si chiama Big Brother Mouse, è una delle tante iniziative che ci sono in Laos per aiutare i bambini del countryside, perché molti dei bambini vengono abbandonati dalle famiglie come tutti gli orfani che abbiamo qui e molto spesso non sanno parlare la lingua locale ma solo dei dialetti. Invece in queste piccole strutture li aiutano a studiare inglese, quindi noi stranieri veniamo dentro come ho fatto in questo momento. Io ho dedicato un'ora a parlare inglese, a spiegargli dei tesori e praticare un po' con loro come un vero professore. Lascio una donazione comprando dei libri in modo da aiutare queste comunità, perché vengono dal countryside e credetemi, l'ho fatto col pullman, la strada per venire qua, veramente vivono nel mezzo del nulla, non c'è niente, e per dargli delle possibilità creano queste piccole associazioni. La storia di quel ragazzo che non sapeva neanche l'anno in cui fosse nato è stata veramente toccante e fa capire come a volte noi siamo fortunati a vivere in alcune parti del mondo dove siamo abbastanza avanzati, abbiamo accesso a qualsiasi tipo di servizio. Queste persone non bisogna mai giudicarle, ma bisogna essere sempre pronti ad accettare tutte le diversità, ma soprattutto aiutarli quando si può, sperando che un giorno potranno avere un futuro migliore da vivere a Laos o anche fuori dal Laos, perché parlando tanti di loro hanno il sogno di andare in America o andare in Cina, però è veramente difficile. Inizierò l'esplorazione di questa nazione dalla città gioiello, o anche la seconda città più grande della nazione, ossia Luang
Prabang, che è un connubio perfetto tra storia e natura, dove possiamo trovare tantissimi templi con statue di Buddha giganti ricoperte d'oro. La città nasce sul fiume Mekong, che poi nei prossimi giorni andrò a esplorare e vi mostrerò le sue bellezze. Andiamo e iniziamo questo giro della città alla scoperta dei luoghi più belli. Dirigendoci verso la parte nord del Vietnam, in queste strade che non sono strade, queste montagne circondate da rice field, campi di riso, mi sono fermato per un pranzetto veloce. Andiamo in uno dei ristoranti locali, seguitemi. Già da guardare le strade, che fondamentalmente non sono vere e proprie strade, troviamo galline e galli da qualsiasi parte. Fondamentalmente ci sono due muri di pietra e un soffitto che è fatto con delle lamiere e del legno. Il ristorante è molto semplice, qui penso abbiamo la mamma e il padre del proprietario. I bimbi stanno a terra perché anche qui a Laos ogni attività è ristorante. Alle spalle c'è la casa, mentre invece da parte davanti, invece di avere il giardino, creano queste attività con le quali poi possono sostentare molto più spesso più di una famiglia. Questa che vedete alle mie spalle è la tenda dove loro dormono. C'è questa copertura per coprirsi dalle zanzare perché ce ne sono realmente tante. Il cucinino. E qui invece hanno la parte di dietro dove sono tutte le galline, galli e anche altri ingredienti che usano poi per cucinare il cibo alle persone locali. Assaggiamo questo sticky rice che ci ha appena preparato e vediamo un po' come sarà. Minuti da Luang Prabang sono arrivato alle cascate di Quang Si, che sono elette la meraviglia naturale più bella del Laos. Si dice che un vecchio saggio della zona abbia sbattuto il bastone sul terreno e l'acqua iniziò a sgorgare dalla montagna. Questa è la leggenda che gira intorno a questo posto, ma soprattutto c'è un albero sacro che per le persone del posto è l'albero che si prende cura di tutta la zona. Andiamo e dirigiamoci in alto a vedere la cascata più alta. บินไปไม่กลับ Sulla strada di ritorno a Luang Prabang mi sono fermato in uno dei villaggi locali dove vivono dei gruppi etnici di Laos. Da non dimenticare che Laos è diviso in 50 gruppi etnici diversi, ma la maggior parte dei gruppi vecchi che appartengono un po', diciamo, alle popolazioni antiche vivono più nella parte rurale. Queste sono le case nelle quali vivono, che la maggior parte sono fatte di lamiere o di bambù o anche di legno. Sono posti molto caratteristici. Vivere il vero Laos non è andare nelle città grandi e camminare per le strade piene di ristoranti per stranieri, ma il vero Laos è venire a visitare i villaggi dove vedi come vivono le persone del posto, le loro case. Guarda, questa è la stradina. Veramente esperienze belle. Questi sono i bambini di alcuni dei villaggi locali, molto spesso non parlano neanche la lingua di Laos, ma parlano dei loro dialetti. And you can see yourself. Questa che vedete alle mie spalle è probabilmente una delle scene più belle e tenere che vedrete della giornata. Ci sono i bambini, non hanno tanto per giocare qua, si stanno tranquillamente rotolando nel fango, facendo le corse, vedendo prima chi scivola e arriva giù. Fantastico venire in questi villaggi e vedere realmente questi bambini come sono felici con niente. Questa è la cosa più bella
E questo dovrebbe servire un po' di insegnamento a tutte le altre persone che si lamentano avendo già tutto. Questa è la vera felicità, ragazzi, avere niente ed essere felici. Hello. I bimbi qui quando vedono la camera sono dolcissimi, subito vengono vicino. In questo momento mi sto guardando nello schermo come anche loro, quindi sembra un po' di stare nello specchio, non riescono a capire cosa succede. Che tenerezza. Yes. Faccia. Invece in questo momento mi sta mostrando un altro tipo di trappola, è una balestra questa, però è automatica, ossia è tutto collegato, è tutto pronto e c'è un filo qui, non si vede, sottilissimo, che attraversa completamente il campo di riso dove normalmente loro aspettano gli animali. Loro sono di lato con un filo, questa è la dimostrazione, quando passa l'animale